Ciao amici gatti e amiche gatte, in questo video ho come ospite il dottor Valerio Guigi, che è veterinario esperto in alimentazione del cane e del gatto, e approfitto della sua presenza per fargli alcune domande che spesso mi vengono rivolte dai proprietari di gatti, sia sul gruppo Facebook che sul sito, e sicuramente saranno molto interessanti per tutti voi. Il dottor Valerio Guigi collabora da molti anni sul sito Micio Gatto, ha scritto diversi articoli che trovate appunto su www.miciogatto.it che riguardano l'alimentazione e la salute del gatto, e ha anche collaborato con me nella stesura della guida all'alimentazione del gatto, che per la prima volta raccoglie tante indicazioni sulla nutrizione del gatto, che per lo più non si sanno o che magari si conoscono ma in maniera nebulosa o addirittura in maniera sbagliata. Io conosco il dottor Guigi ancora quando si stava laureando in medicina veterinaria, lo contattai per scrivere alcuni articoli per il sito Micio Gatto, e da allora ha fatto moltissima strada, è diventato specialista, è diventato esperto in alimentazione del cane e del gatto, fa divulgazione scientifica, collabora con associazioni feline e tiene conferenze in tutta Italia appunto sulla nutrizione del cane e del gatto, fornendo anche direttamente consulenze sull'alimentazione direttamente ai proprietari. Qui sul canale di YouTube di Micio Gatto trovate numerose conferenze dove il nostro Valerio Guigi ha parlato di vari argomenti che riguardano l'alimentazione del gatto, e lo potete seguire anche sul suo canale YouTube cercando appunto Valerio Guigi, dove tratta in maniera proprio approfondita e in maniera scientifica tutti questi argomenti che riguardano l'alimentazione del cane e del gatto. In occasione dell'uscita qualche mese fa della guida all'alimentazione del gatto ho voluto organizzare un piccolo botta e risposta con lui appunto per approfondire alcuni temi. Quindi gli do il benvenuto. Valerio, ti saluto, ti ringrazio e ti chiedo una piccola presentazione prima di passare alle domande. Buongiorno a tutti, buongiorno Elisa, io mi chiamo Valerio Guigi, sono un medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e mi occupo di alimentazione del cane e del gatto. Dal punto di vista dell'alimentazione del gatto mi occupo anche di divulgazione scientifica, collaboro con associazioni come l'ANFI, l'Associazione Nazionale Felina Italiana, appunto per la divulgazione e per l'informazione scientifica relativamente all'alimentazione del gatto. Grazie Valerio per essere con noi, e passiamo subito alla prima domanda. Quali sono le domande che ti fanno più di frequente i proprietari di gatti riguardo all'alimentazione del loro gatto? Non è una domanda semplice perché sono tante. Indicativamente ci sono molti timori nell'alimentazione del gatto, spesso fondati, e sono conferme di quello che leggono su internet. Principalmente parlando di gatti sani, chiaramente molti proprietari hanno tante domande perché l'ho letto su internet ma non sono sicuro che sia vero, oppure me l'ha detto il mio amico ma non sono sicuro che sia vero. Domande molto semplici a volte, come ad esempio il gatto può mangiare solamente croccantini? Risposta sarebbe meglio di no. Il gatto deve mangiare solamente alimento umido? Sì, ma non è detto, può mangiare anche altri tipi di alimentazione. La dieta casalinga, il gatto può mangiare alimenti casalinghi magari? Sì, sia in associazione industriale che in associazione che come dieta casalinga totale. Poi a quel punto è una domanda a cui segue la richiesta proprio della formulazione della dieta, che ricordo è sempre consigliato sia fatta da un medico veterinario proprio per evitare le carenze ai gatti. E poi ci sono chiaramente domande riguardanti le patologie del tipo: il mio gatto ha i calcoli, si può fare qualcosa con l'alimentazione? Il mio gatto ha l'insufficienza renale, come posso comportarmi dal punto di vista alimentare? È chiaro che per un medico veterinario è molto più facile ricevere questo genere di domande che non domande sul gatto sano. Chiaramente se sei un veterinario ti occupi prevalentemente di animali malati, però c'è da dire che spesso e volentieri molti proprietari contattano o per fare un'alimentazione casalinga, o a volte anche, se sanno che il casalingo non lo vuole, per essere aiutati a scegliere l'alimentazione industriale migliore per il loro gatto, e fanno domande semplici sull'alimentazione del gatto, proprio perché per quello che ho visto c'è
ci sono tante false informazioni purtroppo che girano, e nel complesso ce n'è anche qualcuna vera, però di fatto poi il proprietario si trova in una condizione nella quale non vengono riportate le fonti e di conseguenza non sa più distinguere le affermazioni vere dalle affermazioni false e non ci capisce più nulla. Quindi fondamentalmente molte domande riguardo ai gatti sani vertono su questo. Un'altra domanda che mi fanno spesso è questa: perché è così difficile cambiare l'alimentazione ad un gatto? Cambiare l'alimentazione a un gatto è difficile per una questione di natura prevalentemente comportamentale. Il motivo è che il gatto è un animale tendenzialmente neofobo, va visto da una prospettiva naturale, cioè dall'alimentazione del gatto in natura. Il gatto in natura mangia i topi, ok, ma non mangia solamente i topi, ma mangia anche altri tipi di animali, fra cui gli anfibi, fra cui i rettili, fra cui gli invertebrati, e alcuni di questi animali sono velenosi. Per questo il gatto impara da piccolino, dalla mamma, quali sono le prede che lui può cacciare senza avere rischi per la vita, sostanzialmente. Impara ad apprezzare quelle e poi mangia solo quelle, proprio perché mangiare una preda di diverso tipo è per lui un azzardo. Questo fenomeno si verifica nella prima fase della vita del gatto, sia quando ancora non è nato, quindi quando ancora è in utero, e poi quando allatta, perché sia attraverso il cordone che attraverso il latte lui sente già i sapori che mangiava la mamma, ma poi quando la mamma gli insegna a cacciare, lui insegna a riconoscere i sapori delle prede. Altre prede semplicemente non le mangia. Questo meccanismo, il gattino tende ad essere molto più libero in quello che mangia, nella scelta di quello che mangia nei primi mesi di vita. Quando indicativamente arriva verso i 5-6 mesi, il suo cervello, diciamo, tende molto a selezionare quello che mangia e di conseguenza a non voler accettare degli alimenti nuovi. Conseguentemente succede appunto che lui non li accetta più, non li riconosce proprio come alimenti. Un gatto che ha mangiato sempre carne cruda, che ti posso dire, facendo un esempio di alimentazione, nella prima fase della vita, difficilmente accetterà i croccantini. Viceversa, se ha sempre mangiato solo i croccantini, difficilmente accetterà l'umido, difficilmente accetterà l'alimentazione casalingo, proprio perché sono sapori che quel gatto lì non conosce, semplicemente. Se ci pensiamo, poi non è una cosa molto diversa da quella che avviene nelle persone, cioè se si pensa a una persona che ha sempre mangiato quegli alimenti lì, pensiamo a una persona di 80-90 anni, gli si fornisce un piatto di scorpioni che in Thailandia magari vengono comunemente mangiati, non sarà tanto incline ad assaggiarli, proprio perché è un meccanismo di difesa dell'organismo. Un alimento che non conosci potrebbe essere pericoloso e non lo mangi. Quindi non è, cioè è magari il gatto è molto più selettivo rispetto a quello che può fare una persona, però a tutti gli effetti non è un meccanismo molto diverso da quello che può provare una persona. Una cosa che vorrei veramente far capire a tutti coloro che hanno un gatto è quanto sia importante l'alimentazione nella sua salute, e per questo ti chiedo: qual è il problema principale a cui può incorrere un gatto alimentato non correttamente? Non c'è una risposta unica a questa domanda, perché dipende dall'errore che veniva fatto nella sua alimentazione. Una alimentazione non corretta può essere un'alimentazione carente, e allora dipende da cosa è carente, cioè se è carente di vitamina A andrà incontro alla perdita di pelo, magari in prima battuta. Se è carente di vitamina B1 andrà incontro a problemi neurologici, se è carente di calcio andrà incontro alle fratture, dipende dal nutriente di cui è carente, quindi non c'è una risposta univoca. Se è inadeguata, nel senso che è composta solamente dai croccantini, la conseguenza più frequente sono in assoluto i calcoli alla vescica. Dare un alimento solo ai croccantini che non è carente ma è inadeguata per la poca presenza di acqua, in questo caso vuol dire andare a fornire poca acqua, di conseguenza a dare più possibilità ai calcoli di aggregarsi, ed è il problema in assoluto più frequente, che a seconda di che calcoli sono si risolvono con delle aggiunte dei medicinali, a seconda invece di che calcoli sono c'è bisogno proprio dell'intervento chirurgico da parte del veterinario. Quindi è bene sempre fare molta attenzione a quello che si fornisce al proprio gatto. In generale un'alimentazione composta esclusivamente a croccantini non è indicata proprio per la mancanza di acqua nella sua alimentazione. Viceversa,
viceversa, se l'alimentazione è sbagliata, magari perché un proprietario, senza conoscere la differenza fra completo e complementare, fornisce esclusivamente alimenti complementari al gatto, come conseguenza dipende da quale carenza fondamentalmente si verifica prima. Gli alimenti complementari sono carenti in tante cose e non è possibile stabilirlo a priori quale sarà il nutriente che per primo mancherà all'organismo e quindi quali possono essere i sintomi. È difficile rispondere a questa domanda in senso univoco. E l'altro aspetto è questo: può veramente l'alimentazione prevenire alcuni problemi di salute nel gatto? La risposta è assolutamente sì, l'alimentazione può prevenire problemi di salute, ma di ogni tipo. Ora, chiaramente evitando le malattie infettive che si prendono per altra via o le patologie a risoluzione chirurgica. Cioè, se un gatto corre e si frattura una gamba, quello difficilmente era prevenibile con l'alimentazione, ma per la maggior parte delle malattie metaboliche, le malattie metaboliche a volte sono su base genetica, ma in generale dipendono proprio da un metabolismo sbagliato, che dipende a sua volta da un'alimentazione sbagliata. Quindi un'alimentazione sbagliato, un gatto eccessivamente obeso magari sarà predisposto al diabete, un gatto che mangia esclusivamente i croccantini sarà più predisposto ai calcoli vescicali, quelli di cui parlavamo prima, oppure un gatto che non mangia abbastanza fonti proteiche sarà predisposto alla carenza proteica e quindi alle patologie da carenza proteica. Ci sono vari esempi, insomma, di come l'alimentazione deve essere corretta. L'alimentazione ovviamente sbagliata, ma è anche facilmente intuibile. Se cerco di dare a mangiare a un gatto solamente sassi, è chiaro che gli creerò delle patologie. Non è una cosa da provare a fare, insomma, da proprietari. Ed è chiaro come l'alimentazione, quando è corretta, possa risolvere le patologie, ma perché semplicemente molte patologie sono conseguenza di un'alimentazione sbagliata. È per quello che è opportuno cercare di fornire l'alimentazione migliore possibile al gatto, perché l'alimentazione migliore è in base anche al gatto singolo. Chiaramente non c'è un'alimentazione migliore per tutti i gatti, va valutata l'alimentazione migliore per quel gatto in base alla sua razza, in base alla sua età, in base al suo stile di vita, in base alle patologie che ha avuto in passato. Cioè ogni gatto è un individuo a sé stante e conseguentemente però l'alimentazione corretta riesce ad evitare quelle patologie, quindi le previene proprio perché le evita, perché è l'alimentazione sbagliata essa stessa la causa di tutta una serie di patologie. Valerio, che cosa consigli a chi ha un gattino piccolo per abituarlo al meglio? Direi scegliere un'alimentazione qualitativamente elevata per il gattino, quindi non andare al supermercato e prendere il primo alimento che si trova, quello che costa meno, perché indicativamente non sarà un alimento di qualità, e poi cercare di variare tra le alimentazioni. Consideriamo quello che abbiamo detto prima: un gattino piccolo è incline a mangiare anche alimenti diversi. Non importa fornire una dieta casalinga completa se non si vuol fornire per motivi vari, ma se vengono forniti la maggior parte per esempio di croccantini, poi una parte anche di alimento umido e qualche pezzettino, quindi 5-10 grammi di carne, poca roba, non ne serve tantissima, ma per farlo abituare ai vari sapori abbiamo da una parte un'alimentazione variata, quindi un'alimentazione che cambia, e la scarsa variabilità alimentare è una causa di patologie, predispone a specifiche patologie. Dall'altra parte abbiamo il gattino che si abitua a ogni tipo di sapore, cioè se in futuro ha una patologia, si cambia idea da parte del proprietario per fornire un tipo di alimentazione diversa, non si trovano quelle difficoltà che incontrano la maggior parte dei proprietari di gatti. Una difficoltà che spesso capita è ok, il mio gatto, che è sempre stato bene per 3 o 4 anni, ha una patologia, bisogna cambiare l'alimentazione, e l'alimentazione consigliata dal veterinario non c'è versi, non la vuole. Questo è un grosso problema, perché l'alimentazione che sarebbe terapeutica, finalizzata alla risoluzione di quella terapia, non la puoi usare. E è per questo che quando il gattino è piccolo, variare più volte i croccantini, sempre rimanendo su croccantini kitten, e far assaggiare, dare anche alimentazione umida, far assaggiare piccole quantità di carne anche per conoscere i suoi gusti, è migliorativo nell'alimentazione. Questo non vuol dire dare una dieta sbilanciata, perché è chiaro che se gli do 100 grammi di carne e 2 croccantini, quella è un'alimentazione sbilanciata, ma se do
i suoi, che ne so, 30 grammi di croccantini, una scatoletta al giorno in base alle dosi stabilite da gatto a gatto, le potete stabilire nel gattino con l'aiuto del veterinario, e un pochino di aggiunta solo per fargliela apprezzare, abituare al sapore di alimenti casalinghi, che poi per un gatto è sostanzialmente solo la carne, è un buon modo per abituare un gattino dal punto di vista dell'alimentazione a quello che potrà succedere nel corso della sua, sempre speriamo, lunga vita. E invece che cosa consigli per chi ha un gatto grande? Beh, riguardo a un gatto grande i consigli sono gli stessi, se non che il gatto grande solitamente, il problema si pone quando la cosa che abbiamo detto a proposito del gattino non è stata fatta dal proprietario, per cui i gatti grandi spesso vogliono mangiare solamente il loro cibo, quel croccantino lì che hanno sempre mangiato, e lì è un grosso problema, anche perché a volte i croccantini vanno fuori produzione e diventa veramente un dramma per il proprietario trovare altri croccantini che piacciono a quel gatto, e lì non l'aiuta nessuno, nemmeno un veterinario, perché semplicemente il gusto è del gatto, quindi va stabilito in base al gatto. Non riesco nemmeno io magari ad ipotizzare quale croccantino possa andare bene per quel gatto lì. È un grosso problema per alcuni proprietari, perché il gatto non c'è verso e non vuole mangiare altro che quei croccantini che però il proprietario non trova più, e il gatto non lo capisce questa cosa. Nel gatto adulto indicativamente, se mangia un solo tipo di alimentazione, cercare di introdurgli, sarà molto più difficile, cercare però di introdurgli magari un pochino di umido, anche se ne mangia mezza scatoletta al giorno è sempre meglio che nulla. Anche aggiungere un pezzettino di carne che la schifa, ma tutti i giorni farglici trovare quei 5 grammi di carne sui croccantini, prima o poi si vede che li comincia un pochino ad apprezzare. E questo anche qui è utile sia per cambiare alimentazione, per fornire una variabilità alimentare, sia è utile per nel caso in cui ci sia bisogno di cambiare alimentazione. Poi chiaramente se ci sono dei problemi, ovviamente l'alimentazione va vista con un veterinario che la segua in modo specifico. Parliamo chiaramente di gatti adulti sani, ma cercare di creare variabilità alimentare ad un gatto, in generale cercare di aumentare la dose di alimenti contenenti acqua, quindi umido o casalingo cotto o casalingo crudo, se uno vuole fare il casalingo crudo, è utile in generale per migliorare nel complesso l'alimentazione del gatto. Grazie mille Valerio di questi utilissimi consigli. Grazie mille a te per le domande. E davvero, cari amici gatti e amiche gatte, cerchiamo di essere consapevoli di quanto l'alimentazione corretta sia importante, sia per noi umani che anche per i nostri gatti. Nella guida all'alimentazione del gatto trovate tutti questi argomenti e anche molto altro. Trovate tutta una guida, delle istruzioni per riuscire a leggere bene le etichette dei cibi industriali per gatti, per non venire fregati e per sapere che cosa nel dettaglio diamo da mangiare al nostro gatto. Troviamo dei consigli per l'alimentazione casalinga del gatto, consigli sull'acqua, su quanto far bere il gatto e molto altro. Il libro è disponibile su Amazon, vi metto il link qui sotto nella descrizione, è disponibile sia in versione cartacea che in versione ebook, mentre sul sito www.micciogatto.it lo trovate in versione PDF da scaricare subito. Colgo anche l'occasione di questo video per farvi vedere le mascherine di Miccio Gatto, che visto che le dobbiamo ormai usare sempre, ho pensato di farle personalizzate per chi ama i gatti, quindi ho fatto queste due grafiche diverse e sono disponibili in 3 colori, quindi la grafica con i micetti e la zampetta è disponibile così, mentre la grafica con il musetto da gatto è disponibile anche questa in 3 colori diversi. Sono lavabili a 40 gradi, hanno l'elastichino regolabile e quindi si possono adattare a tutte le forme del volto, molto carine secondo me, e costano 5 euro. Vi metto il link anche di queste sotto in descrizione e inoltre volevo farvi vedere anche indossata la felpa di Miccio Gatto a tema gatti e yoga, che trovate anche questa qui sotto nel link in descrizione. Tutti questi gadget servono per portare avanti il mio lavoro sul sito micciogatto.it, per continuare a fare divulgazione sulla salute e il benessere del gatto. Se avete altre domande le aspetto nei commenti qui sotto al video e per oggi è tutto. Ciao amici gatti e amiche gatte!